Ted Bundy nasce nel Vermont il 24 novembre del 1946. È stato un serial killer americano attivo tra il 1974 e il 1978. Ha ucciso almeno 30 donne, ma potrebbe aver iniziato ad uccidere già dagli anni 60 e in questo caso le vittime sarebbero molte di più. Nasce in un ospedale per ragazze madri. Del padre non seppe mai nulla con certezza, perché la madre gli raccontò di un marinaio, tale Jack, ma nel certificato di nascita venne indicato un veterano dell'aeronautica militare di nome Lloyd Marshall. In seguito venne investigato su questo fatto, ma non si riuscì a risalire a niente di concreto. Addirittura alcuni familiari sospettavano che il nonno materno di Ted avesse violentato la figlia e che quindi fosse proprio lui il padre. All'inizio la madre, che viveva ancora con i genitori, fece credere a tutti, Ted compreso, che fosse loro figlio e che lei quindi fosse la sorella maggiore. Bundy, per sempre, fino alla fine dei suoi giorni, provò rancore verso la madre per questa bugia protratta così a lungo. Mentre dei nonni parlava con molto affetto, identificandosi soprattutto con nonno, che, però, dalle dichiarazioni delle persone che lo conoscevano, familiari compresi, risultò essere un tiranno, violento nei confronti della moglie, delle figlie, degli animali del quartiere e anche del cane di famiglia. Un bigotto razzista, quindi non una figura positiva a cui ispirarsi. La nonna era una donna timida, succube, che soffriva di una forte depressione e che non usciva quasi mai di casa. Fin da piccolo Ted mostrava comportamenti preoccupanti. Julie, la sorella della madre, racconta che una mattina si svegliò circondata da grossi coltelli da cucina e Ted, che aveva solo 3 anni, era vicino al letto che la guardava sorridendo. Quando aveva 4 anni, la madre cambiò cognome e si trasferì con il piccolo a Washington, a Tacoma, presso dei cugini. Dopo un annetto, conobbe un cuoco che lavorava in ospedale, Johnny Bundy. Si sposarono subito e lui adottò Ted, che non lo riconobbe mai come vero padre, anche se l'uomo faceva di tutto per farlo sentire amato. Dalla relazione nacquero altri 4 figli. Di questo periodo non si sa molto e soprattutto ci sono notizie riferite da lui stesso discordanti. A volte raccontò di aver frugato nella spazzatura alla ricerca di riviste pornografiche, oppure di aver spiato dalle finestre senza tende delle case per vedere le donne che si svestivano. Altre volte chiamava a vedere documentari di violenze sessuali, soprattutto dove c'erano immagini di corpi mutilati, mentre in altre occasioni disse che quelle cose a solo pensiero lo facevano rabbrividire. Fatto sta che crebbe in adolescenza, diventò un bullo che partecipava alle risse e commetteva furti. Poi iniziò a studiare e a dedicarsi alla carriera politica e nel 1967 conobbe una ragazza di buona famiglia e si innamorò. Ma lei, dopo essersi laureata, lo lasciò in malo modo e questo gli causò un trauma dal quale non riuscì a riprendersi, aggravato poi dal fatto che in quel periodo scoprì di essere figlio di quella che credeva la sorella e tutto questo fu il fattore scatenante che lo spinse ad uccidere. Divenne un attivista del Partito Repubblicano e quasi un eroe per aver salvato una bambina che stava annegando nel parco. In questo periodo si mise assieme a una donna divorziata con una bambina, Elizabeth Clougher, con la quale rimase in contatto anche una volta arrestato. Qualche anno dopo, nel 1974, ci fu il primo tentato omicidio. Ted picchiò con una spranga di ferro una ragazza di 18 anni nel suo letto e la violentò con la stessa spranga. La ragazza finì in coma, ma fu una delle poche a salvarsi dalla violenza omicida di Ted. Da quel momento iniziarono a scomparire ragazze delle quali poi vennero ritrovati i resti. Ad un certo punto, una ragazza, Janice, raccontò alla polizia di essere stata avvicinata da un ragazzo di nome Ted, con un braccio ingessato, che le aveva chiesto di aiutarlo a caricare una barchetta a vela sul tetto dell'auto. Ma poi, quando lei l'aveva seguito, lui le aveva detto che la barca non si trovava lì, ma a casa dei suoi genitori, e quindi sarebbe dovuta salire in macchina, ma lei, per fortuna, aveva rifiutato, evitando la morte certa. Così fece un identikit che venne messo ovunque, anche nei giornali. Molte persone fecero il nome di Ted Bundy, anche persone a lui molto vicine, ma prima che potessero prenderlo, lui scappò nell'aiuto. Anche qui lasciò dietro di sé una scia di omicidi, almeno 2 ragazze violentate, sodomizzate e uccise. Con una però commise un passo falso. Si finse al poliziotto e riuscì a far salire in auto un maggiolino, questa ragazza. Ne nacque una feroce colluttazione e per fortuna lei riuscì a scappare e a raccontare tutta la polizia. Poco dopo scomparve un'altra ragazza che non fu mai più ritrovata.
Ted si spostò ancora e arrivò in Colorado, dove sparirono almeno 4 donne. Una sera, un agente di polizia lo fermò mentre era in macchina perché viaggiava a luci spente. Durante il controllo scoprì una spranga di ferro, un rompighiaccio, delle manette e un passamontagna. Venne arrestato e identificato da una ragazza che non l'aveva seguito quando si era presentato come poliziotto. Ted licenziò il proprio avvocato e decise di difendersi da solo. Così, avendo accesso alla biblioteca del tribunale, riuscì a scappare proprio da lì. Venne ritrovato solo 6 giorni dopo, sulle colline, dimagrito di 11 kg. Nel 1977 evase una seconda volta, fuggendo da un buco fatto sul soffitto. Raggiunse l'appartamento del custode del carcere, gli rubò una divisa ed uscì indisturbato dalla porta principale. Arrivò in Florida e un anno dopo entrò nella sede di un gruppo studentesco, uccidendo 2 ragazze mentre dormivano e mordendo più e più volte i loro cadaveri. Altre 2 ragazze se la cavarono con qualche osso rotto. La stessa notte entrò in un appartamento di una studentessa e la massacrò di botte, lasciandola mezza morta e con una sordità permanente. Poi fu la volta di una ragazzina di 12 anni, che venne trovata quasi decomposta 2 mesi dopo in un parco. 2 testimoni avevano visto un uomo abbandonare il corpo e avevano preso il numero di targa. La macchina risulterà rubata, ma loro riconobbero Bundy dall'identikit. Il 15 febbraio venne fermato ai confini dell'Alabama alla guida di un'auto rubata e venne arrestato, questa volta definitivamente. Nel 1980 venne condannato a morte e, ad incastrarlo, furono i morsi lasciati sui corpi delle 2 vittime dal gruppo studentesco. Si difese da solo e riuscì a rimandare per ben 3 volte la pena capitale. Alla fine però fu condannato e il giudice, dopo aver letto la sua sentenza, disse a Ted che era un ragazzo brillante ed un ottimo avvocato e che avrebbe voluto vederlo al lavoro, ma non dalla parte sbagliata, cioè difendendo se stesso, e di prendersi cura di sé. Fu giustiziato il 24 gennaio 1989 sulla sedia elettrica e le ceneri disperse sulle montagne di Sonoma in California, sulla vetta Taylor Mountain. Il suo maggiolino Volkswagen è esposto al Museo Nazionale di Criminologia di Washington. Il suo modus operandi era quello di adescare le ragazze con la scusa di farsi aiutare avendo un braccio ingessato. Una volta salite in auto, le vittime si accorgevano che mancava la maniglia per aprire la portiera o abbassare il finestrino e quindi rimanevano intrappolate, portate in un luogo appartato, picchiate furiosamente e uccise. Oppure si fingeva poliziotto. Il cadavere veniva stuprato anche dopo molto tempo finché non si decomponeva. Le vittime erano studentesse universitarie di corporatura minuta, con i capelli lunghi e scuri e la riga in mezzo, tutte molto simili alla sua ex fidanzata, come se volesse punire lei per averlo abbandonato. Su di lui sono stati girati diversi film, l'ultimo del 2019 con Zac Efron nel ruolo proprio di Ted Bundy, John Malkovich, il giudice che lo ha condannato a morte, e James Hetfield, voce a chitarra dei Metallica, che interpreta proprio il poliziotto che l'ha arrestato. Definito da uno degli avvocati della difesa la precisa definizione del male. Si è autodefinito il più insensibile figlio di puttana che tu abbia mai incontrato.